Ripartiamo dalla scorsa stagione. A gennaio sono andati via tanti giocatori, tanti tuoi ex compagni titolari, sono arrivati tanti giovani interessanti. Tu alla fine però hai scelto di rimanere, sei rimasto e hai fatto la differenza. Quanto è forte in questi anni il tuo attaccamento a questa maglia? Il mio attaccamento a questa maglia sicuramente è forte, sono qui questo è già il sesto anno e dal primo giorno mi sono trovato molto bene, poi ci sono stati anni bellissimi e poi gli ultimi 2 anni anche dove si è sofferto, ma alla fine dove siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Adesso tutto quello è passato e sono carico di ripartire, diciamo, e di raggiungere altri obiettivi. Hai parlato degli ultimi 2 anni, proprio gli ultimi 2 anni sono stati un po' particolari. 2 anni fa una salvezza all'ultimo respiro nello spareggio con lo Spezia, lo scorso anno una bellissima cavalcata, una bellissima salvezza con la Rivoluzione della Rosa. Quale delle due salvezze è stata, diciamo, più emozionante? Ma tra le due salvezze sicuramente ogni campionato parte per sé, perché 2 anni fa, dopo 15 partite prima delle soste del mondiale, avevamo solo 5 punti e sicuramente eravamo, se non sbaglio, 8 punti meno dello Spezia e eravamo in una situazione molto molto difficile e alla fine siamo riusciti anche a salvarsi con quel spareggio. Primo anno che si fa da quando sono io, poi non so quanti anni fa prima si faceva e sicuramente se non era quel spareggio eravamo già retrocessi, e poi quando giochi una partita così è qualcosa di diverso, diciamo, una finale dove c'è tutta la stagione intera. Invece l'anno scorso anche è stato un po' strano, soprattutto dopo il mercato di gennaio dove si sono cambiati veramente tanti giocatori, tanti sono andati via, ma sono arrivati anche ragazzi giovani che alla fine hanno dimostrato di meritare di giocare in Serie A e ci hanno dato una grossa mano per raggiungere l'obiettivo. Se dovessi chiederti di chiudere gli occhi e pensare alla salvezza dell'anno scorso, c'è un ricordo che ti viene in mente nell'immediato? Potrebbe essere anche una cosa simpatica, c'è un aneddoto che ti va di raccontarci? Ma un ricordo, diciamo, speciale no, però sicuramente quello che mi rimane è quando abbiamo raggiunto l'obiettivo, quando abbiamo vinto a Salerno. Quella era una liberazione, diciamo, soprattutto dopo la partita col Torino dove eravamo in vantaggio, con quella vittoria eravamo già anche la giornata prima salvi, invece l'abbiamo persa e poi a Salerno l'abbiamo vinta e sicuramente quello che mi rimane, diciamo, un bel ricordo. Veniamo a te, sei uno dei calciatori più versatili in Serie A, quello che ricopre più ruoli, ne hai fatti tanti. Se però tu dovessi raccontarci chi è Darko Lazovic, cioè come ti definiresti, qual è il tuo ruolo? Ma il mio ruolo, diciamo, naturale è sempre stato esterno alto e poi quando sono arrivato in Italia con mister Juric al Genoa, lui mi ha spostato a fare quinto e poi per gli anni ho fatto quinto di destra o di sinistra, ma l'anno scorso ho fatto esterno, diciamo, alto, quello che facevo anche prima e quest'anno anche mister mi vede lì, quello è, diciamo, il mio ruolo naturale, poi preferito o non preferito quello, poi dopo con gli anni anche riesci a giocare anche a diversi ruoli come ho fatto io, ma diciamo preferisco giocare più in attacco. Ok, ti manca di fare il portiere, per il Verona giocheresti anche in porta? Ah, il portiere, lì non sono capace. Prima delle ultime due salvezze, nei primi anni a Verona, avete avuto degli ottimi risultati, il Verona si è piazzato nella top 10. Può essere un obiettivo per la prossima stagione, o meglio, qual è l'obiettivo della prossima stagione del Verona? No, l'obiettivo è sempre stato la salvezza, anche i primi anni quando sono arrivato qua obiettivo iniziale era sempre salvezza e poi è successo che in 3 anni siamo stati sempre nella parte sinistra della classifica, ma anche questi anni, ultimi 2, anche quest'anno sicuramente l'obiettivo principale è la salvezza, perché sarà quest'anno molto duro, secondo me anche più difficile dello scorso anno perché sono solite anche le squadre molto forti che già hanno fatto belle squadre come Como, Parma, ma io credo che noi ce la diremo nostra e che ce la faremo a raggiungere
anche quest'anno un'altra salvezza. A livello personale invece Darko Lazovic che obiettivi ha? Che cosa si è prefissato per questa stagione? Il mio obiettivo personale, non l'ho mai guardato prima di iniziare. Cerco sempre di guardare partita per partita, aiutare la squadra e di raggiungere, diciamo, anche gol assist più possibile. Poi alla fine vediamo quanto riesco a farli, ma come dico sempre, quello che è più importante è la squadra. Poi, perché anche se io faccio tanti gol assist, la squadra retrocede, soprattutto adesso a questa mia età non è che vale tantissimo, quindi sono più che raggiungiamo il nostro obiettivo, la salvezza, e poi io spero di dare un contributo importante. Torniamo a parlare di te, di Darko Lazovic, vieni dalla Serbia, un paese che ha una forte tradizione calcistica. Come è nato la tua passione per il calcio? Come ti sei avvicinato al mondo del calcio? Se ti ricordi qual è il primo giorno in cui hai tirato un calcio a un pallone? Ma la mia passione del calcio è nata sicuramente con gli amici quando ero piccolo, di giocare per strada. E da noi si giocava tanto sia calcio che basket, quindi tutti e due sport si giocavano, però ero sempre più... Sono amato anche del basket, però sempre un po' di più del calcio. Poi il calcio ho iniziato ad allenarmi con 6 anni insieme agli amici, e poi dopo pian piano è sempre stata la mia passione, il mio gioco preferito da quando ero piccolo era il pallone, e per fortuna sono arrivato anche a fare calciatore professionista. Dopo tanti anni, infatti, e tante vittorie alla Stella Rossa, ti sei poi trasferito in Italia, sei arrivato al Genoa. Come hai vissuto questo trasferimento in Italia? Ma io il trasferimento in Italia l'ho vissuto abbastanza bene, perché poi noi tutti quando veniamo in Italia ci troviamo bene. Se vedete anche gli altri giocatori serbi, tutti parlano bene dell'Italia, perché qua veramente si vive bene. Poi io sono arrivato a 25 anni dove già avevo anche la famiglia, ero già sposato con un figlio, e poi dopo ricordi sono sempre belli, perché anche a Genova è nata mia figlia, quindi l'Italia sicuramente rimane nel cuore. Sono già 9 anni, questo è il 10º anno che sono qua, e quindi sono tanti anni, quindi sono contentissimo. E dopo l'arrivo in Italia al Genoa arriva Verona. Cos'è Verona per te? Verona per me, questo è il sesto anno qua, 6 anni sono stato anche alla Stella Rossa, quindi non sono uno che cambia spesso le squadre. Questa è la quarta squadra dopo la mia squadra di mia città, Stella Rossa, Genoa, adesso Verona, e 6 anni qua vuol dire che sto veramente, adesso che ho rinnovato, vuol dire che sto veramente bene, che mia famiglia sta bene qua, i bambini vanno a scuola, sono contenti. Poi, come ho detto anche prima, si vive bene, si mangia bene. Veramente si sta bene. Poi anche la gente, soprattutto qua a Verona, che sono 6 anni e mi trovo bene. C'ho anche tanti amici qua, quindi chissà, forse un giorno rimango anche a vivere a Verona. Ti faccio l'ultima e ti ringrazio per la tua disponibilità. Verona è una città meravigliosa, una delle più belle d'Italia, tanti posti bellissimi. C'è un posto dove nel tuo tempo libero vai spesso perché ti piace tanto? E poi ti chiedo se invece sei riuscito mai ad andarti a vedere non so, magari un concerto all'Arena di Verona. No, un concerto non ci sono mai stato, purtroppo no, ma di Verona in generale mi piace il centro storico, non ho proprio un posto, diciamo, dove preferisco andare, ma in generale il centro storico mi piace tanto, vivo anche lì, quindi sto veramente bene. Venite a Verona che andiamo a mangiare risotto alla marrone. E grazie. Grazie a voi. Grazie mille Darko, sei stato gentilissimo.